Ciao ragazzi, bentrovati! In questa seconda parte di video andremo a vedere tutte le caratteristiche e le informazioni che contraddistinguono le famose fondine aperte o scheletrate. Andremo a vederne i punti di forza, ma andremo anche a capire perché non sempre sono la scelta migliore. Cominciamo! Fondina 1, fondina 2, fondina 3, fondina 4, fondina 5, 6, 7, 8. Normalmente si considera la fondina aperta o scheletrata il top di gamma ed è così, sono in assoluto le fondine più prestanti. Sono quelle più costose perché hanno degli accorgimenti diversi che le rendono differenti da quelle che abbiamo visto nella scorsa puntata. Ma siamo sicuri che questi accorgimenti facciano al caso nostro? Siamo sicuri che sia la fondina adatta a noi? Ricordatevi che comunque una fondina aperta rispetto a una fondina chiusa dove la ritenzione una volta che abbiamo infilato l'arma è assolutamente affidabile, con le fondine aperte invece dovremmo stare molto più attenti perché nel momento in cui inseriamo male o agganciamo male alla sicura o non l'agganciamo, la pistola tendenzialmente sarà ritenuta in maniera meno efficace, quindi potrebbe causare qualche problema. Molto spesso si acquistano questi tipi di fondina perché appunto vengono identificati come il top di gamma. Ma oltre a non sfruttarne le caratteristiche per cui sono progettate, tanti neanche sanno quali sono queste caratteristiche, andiamo incontro a un rischio tangibile di essere squalificati perché l'arma, come dicevamo prima, può cadere, eccetera. Vi racconto un aneddoto. Qualche mese fa, in una gara che ho fatto a Valeggio, nel mio gruppo, ero con Tiziano, che saluto e spero non se la prenda se l'ho preso come esempio. Ma prendo come esempio lui perché lo conosco e so quanto sia una persona attenta e calibrata su queste cose qua. Nonostante questo, in una fase di stress, fra virgolette, prima di iniziare lo stage, purtroppo ha riposto male l'arma in fondina, non si è assicurato che fosse correttamente agganciata e un attimo prima di partire la pistola è caduta ed è stato squalificato. È inevitabile. È inevitabile che possa succedere nel momento in cui non controlliamo attivamente e continuamente questa fase, perché poi sapete anche voi com'è, ci si lascia un po' prendere dall'abitudine e basta quel piccolo errore, quella piccola svista per andare poi a rovinarsi una giornata di gara. E questo rende questo tipo di fondina più rischiosa rispetto alla fondina chiusa, dove questo errore non c'è. Ma se ci sono e se vengono fatte queste fondine, ci sarà un motivo, ci saranno dei vantaggi. E lo conoscete il motivo? O sbaglio? Lo sapete qual è il motivo per cui è meglio una fondina scheletrata? No. Ecco, già qui mi viene da dire, ma allora, perché andate a spendere il doppio se non sapete in primis qual è il vantaggio e in seconda battuta se addirittura non siete in grado di sfruttarlo? Non ha senso, andate solo a prendervi un rischio in più. Ma siccome sono buono e siccome questi video servono per creare informazione, ecco, voglio darvi delle informazioni che credo nessuno vi abbia mai dato, anzi, ci potrei anche scommettere. Iniziamo quindi col presentare due fondine e vediamo subito di capire quali sono le differenze. Iniziamo quindi dalla Super Ghost Ultimate Evo. Questa qui è la fondina più conosciuta per quanto riguarda Ghost International perché è stato il loro cavallo di battaglia rivisitato. Questa qui è l'ultima versione che prevede appunto, come abbiamo visto per le Thunder dell'altro video, la staffa completamente in alluminio con le due staffette per il fissaggio al cinturone in alluminio che ne garantiscono la massima stabilità e leggerezza. Abbiamo poi il pad che abbiamo visto essere molto importante da regolare perché andrà a fornire il corretto appoggio sulla gamba, come vi abbiamo detto, per andare a evitare che ci sia questo tipo di inclinazione quando andiamo ad affrontare un'estrazione o a rinfudarare l'arma. Le caratteristiche principali della staffa le abbiamo viste l'altra volta, quindi la possibilità di andare a regolare l'inclinazione della fondina in questa maniera, ma ci sono altre caratteristiche molto importanti. Partiamo dalla staffa pivot, che questa è assolutamente una novità rispetto alle fondine chiuse.
Questa ci consente, vi faccio vedere andando, ho già allentato 3 viti, vado ad allentare solo l'ultima, così da potervi mostrare quali siano le differenze e i punti di forza. Il vantaggio è che la fondina sarà regolabile in altezza, quindi potremo andare a giocare su un'escursione di 5-6 cm e oltre a questo potremo andare a regolare anche questo tipo di inclinazione, vedete? Quindi avremo la possibilità di andare a settare la fondina nella maniera in assoluto più comoda per noi. Quindi avremo la possibilità di aggiustare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione su se stessa. Parliamo ora del sistema di ritenzione di questo tipo di fondine. La ritenzione su questo tipo di fondine viene fatta direttamente sul ponticello dell'arma. Per farvi capire, arma scarica, per farvi capire il ponticello è questa parte qui. Per garantirne la presa e mantenerne la stabilità, abbiamo due elementi importanti. Uno è questo perno che vedete che nel momento in cui vado a premere, quindi vado a simulare che il ponticello sia infilato, nel momento in cui il ponticello dell'arma è infilato, il perno, tramite una rotazione, andrà a garantire la tenuta sempre sul ponticello, nella parte più arretrata, così da permettere il non ribaltarsi in avanti dell'arma. La vera fase di ritenzione però è fatta da questa sfera d'acciaio. Vediamo se riusciamo a inquadrarla bene, eccola lì. Questa sfera è spinta da una molla. Nel momento in cui noi andiamo a inserire il ponticello, la molla andrà in compressione e il ponticello potrà passare all'interno della fessura. Nel momento in cui noi andiamo a bloccare la sfera, il ponticello, non arretrando la sfera, non riuscirà più ad uscire, quindi la pistola sarà trattenuta in fondina. Questa operazione viene gestita da questa leva che ha 3 posizioni. La posizione verticale, che è una posizione di sicura assoluta, diciamo così, o meglio, il leveraggio sarà assolutamente nascosto, vedete che non è visibile e non è intercettabile da nessuna parte, quindi per andare a svincolarla dovremmo essere noi ad andare a liberare la sfera. Questa è la posizione per eccellenza più sicura. La pistola sarà trattenuta e da lì non si muoverà. Abbiamo poi altre 2 posizioni. La posizione di svincolo, diciamo, quindi dove l'arma sarà libera di poter uscire perché la sfera rientrerà, e la posizione io la chiamo semisicura, ovvero è una posizione, vedete che in questo caso il leveraggio è ben visibile, è una posizione che ci consente, qualora avessimo delle partenze complesse, che può essere da sdraiato piuttosto che da seduto o in movimento, dove vogliamo essere tranquilli e garantirci che la pistola non cada, abbiamo appunto la possibilità di mantenere la sicura inserita, così siamo sicuri che la pistola sia completamente bloccata, e nel momento in cui andiamo ad afferrare la pistola andiamo a svincolare la sicura e la pistola sarà libera. Questo è un accorgimento tecnico molto importante per chi pratica, soprattutto a livello sportivo, contesto per cui nasce questa fondina. L'ultima cosa che voglio farvi vedere sono le regolazioni che vengono fornite tramite queste boccolette, queste viti di plastica bianche. Ne abbiamo 2, 3 e un'altra qui sotto. Allora, quella sotto serve per andare a regolare l'escursione, o meglio andare a settare al meglio l'altezza del ponticello all'interno del meccanismo di ritenzione. Le altre 3 frontali invece servono per andare a mantenere, non avendo nessun altro tipo di ritenzione, andiamo a creare l'appoggio perfetto che ci consente di mantenere l'arma assolutamente stabile nel momento in cui è inserita in fondina. Quindi andiamo ad evitare questo movimento, per capirci. Ecco, queste sono le caratteristiche della fondina Ultimate Evo. Questa fondina viene proposta a un prezzo al pubblico di 135 euro e nello specifico questo esemplare è per Glock, quindi qualora qualcuno fosse interessato, qui in descrizione trova tutte le informazioni per avere questa fondina. Arriviamo infine all'ultimo prodotto di Ghost International, che è la fondina One Evo. Questa qui è la fondina che adesso sta andando
per la maggiore. Le caratteristiche a livello di struttura della staffa sono le stesse che abbiamo visto sulla Ultimate Evo, scusate. Quindi staffa in alluminio con pad regolabile, e anche qui abbiamo il sistema pivot che ci consente di andare a tarare sia in altezza che in rotazione la fondina. In ultima, ma non ultima, come abbiamo visto prima, anche qui abbiamo la possibilità di andare a regolare l'inclinazione della fondina rispetto al nostro cinturone. Le caratteristiche che differenziano questa, la One Evo, dalla Ultimate Evo sono due. La prima è il puntale. Vedete che rispetto alla fondina che abbiamo visto prima, abbiamo questo puntale che andrà a fornire un appoggio alla volata dell'arma. Per andare ad inserire, ve lo faccio vedere con una tanfoglio Stock 2, in quanto questa fondina è appositamente fatta per tanfoglio Stock 2. L'inserimento va fatto in questa maniera: andremo prima ad infilare il puntale, dopodiché andrà agganciato il ponticello dell'arma. L'estrazione avviene solo tramite estraendo verso l'alto. Ok, sentite che il momento di sgancio è molto netto, molto pulito. Il punto di forza di questa fondina è il fatto che il puntale garantisce molta più stabilità all'arma. Di conseguenza abbiamo molte meno regolazioni anche. Vedete che abbiamo solo questa regolazione che servirà per andare a bloccare l'arma e limitare questo minimo di movimento. Ora non è regolata bene, basterà svitare leggermente questo grano qua, portarlo in appoggio sul fusto per andare a eliminare qualsiasi piccolo movimento. L'altra differenza è data dal sistema di bloccaggio e di ritenzione. Non è più prevista la sfera, ma abbiamo un perno in materiale plastico che con una determinata forma consente lo svincolo dell'arma in fase di estrazione solamente verso l'alto. Quindi rende molto più netto lo sgancio, come abbiamo detto. La pistola è in fondina, per estrarre dovremo per forza di cose andare verso l'alto. Qui adesso la fondina è nuova, quindi la ritenzione è abbastanza forte per farla vedere così, però andrà ad alleggerirsi tranquillamente dopo qualche estrazione. Mi interessa che sentiate quanto è netto lo sgancio. Io per questo motivo prediligo molto di più questa fondina rispetto a quella di prima, nonostante sia un po' più ingombrante, perché comunque la staffa sotto, il supporto, potrebbe andare a creare un po' di ingombro in più in determinate posizioni, magari da accovacciati eccetera, dove potrebbe andare a creare un po' di fastidio sulla gamba, però è molto limitato. Non vi avevo mostrato il sistema di sgancio, ma ve lo faccio vedere. È lo stesso identico sistema che abbiamo per Ultimate Evo, quindi abbiamo la leva con 3 posizioni, sicura assoluta, chiamiamola così, quindi non intercettabile da agenti esterni. In questa condizione l'arma non può essere svincolata, vedete? Abbiamo poi la posizione di sgancio, che è la posizione intermedia, dove la pistola si sgancerà come abbiamo visto prima, estraendo verso l'esterno, verso l'alto. Dopodiché abbiamo la terza posizione, che abbiamo detto essere quella di semisicura, chiamiamola così. Vedete che il perno in questo caso è visibile. Nel momento in cui abbiamo una partenza complicata, ci alziamo, iniziamo a correre, siamo sdraiati, andremo prima ad impugnare bene l'arma, poi andiamo a sganciare e a questo punto l'arma è libera. Bene, arriviamo quindi alle conclusioni. Abbiamo detto che abbiamo visto che le fondine a guscio, ovvero le fondine chiuse, offrono più sicurezza in termini di ritenzione nel momento in cui andiamo a rinfoderare l'arma, e in più ci proteggono da eventuali urti esterni, garantiscono la protezione soprattutto del mirino, cosa importante perché può succedere di prendere dentro qualcosa e di rompere il mirino, invece lì lo abbiamo custodito dal guscio. Per quanto riguarda invece le fondine scheletrate, abbiamo visto che dovremmo stare molto più attenti in fase di ritenzione, di rinfoderamento, perché il meccanismo è più sofisticato. Ma quindi, qual è il vantaggio per cui devo prendere questo tipo di fondina scheletrata? I motivi sono due. Il primo è che la fondina scheletrata necessita di una minore escursione nell'atto dell'estrazione, cioè lo svincolo avviene con un'escursione molto contenuta, parliamo di 2-3 cm.
È anche vero però che oramai le ultime versioni di fondine chiuse sono fresate anteriormente e quindi anche lì l'escursione non è più come quella che bisognava fare una volta di 15 cm, ma parliamo di una minima differenza. Il secondo motivo, che è in assoluto quello più importante, oltre al fatto di poter regolare l'arma in maniera un po' più precisa rispetto alle fondine chiuse, vi ricordate il giochino della barra pivot, l'altezza, l'inclinazione, ok. Il punto fondamentale qual è? Che ci garantisce la possibilità di effettuare un'estrazione da sotto. Quindi è un gesto tecnico molto più complesso e molto più rischioso, perché molto più spesso ci ritroveremo in puntamento con la pistola non impugnata molto bene. Quindi è una cosa diciamo riservata a pochi, tanto più perché il 90% delle persone non considerano questa cosa, ed è questo il motivo per cui vi dico che non sempre ha senso prendere questi tipi di fondina. Prossimamente in un video dedicato vedremo quali sono le caratteristiche tecniche dell'estrazione da sotto, cioè vedremo come andare a fare l'estrazione da sopra e l'estrazione da sotto, così potrete capirne bene le differenze. Ma quello che mi sento di dire è: abbiamo detto che è un tipo di estrazione più rischiosa e molto più tecnica, quindi veramente sono poche le persone che per assurdo potrebbero arrivare a sfruttarla. Ok, se vogliamo parlare di una questione di regolazione della fondina, sono d'accordo con voi. Ricordatevi però che parliamo sempre di una fondina un po' più insicura rispetto a quelle chiuse. Questo è il motivo per cui vi dico, con le ultime versioni di fondine chiuse, con le regolazioni che abbiamo visto nello scorso video, visto il prezzo, vista la sicurezza e la possibilità di appunto regolare l'arma, io mi sento di consigliare più una fondina chiusa. Detto questo, ripeto, a breve vedremo quali sono le caratteristiche, i passaggi fondamentali che troviamo in un'estrazione piuttosto che nell'altra, così che possiate capirlo. Per chi invece si sente assolutamente sicuro di poter sfruttare appieno le caratteristiche di queste due fondine, rimane solo da scegliere se rimanere sulla Ultimate Evo senza puntale o sulla One Evo con il puntale. Detto questo, per chi fosse interessato a questi due esemplari di fondine, ricordo che la Ultimate Evo era per Glock e la One Evo per Tanfoglio Stock 2. Qui sotto in descrizione trovate le informazioni per aggiudicarvele. Io vi ringrazio, spero che questo video sia servito. Mettete un bel like e ricordatevi di iscrivervi perché ci saranno sempre più novità. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!